Di nuovo bentornati. Avete visto che ho cambiato giorno di uscita dei video per vedere se uscendo la domenica anziché il lunedì c'è più gente che mi segue. È una prova. Oggi farò un unboxing, no, due unboxing. Vi faccio vedere quello che mi ha mandato la Stubai. Per chi mi segue nei social, già 2 mesi fa, un mese fa, non mi ricordo, avevo postato la foto di questa sgorbia mostro che mi è stata mandata da Stubai tramite Pagine Utensili. Ora andiamo a aprire la scatola, vediamo cosa mi hanno mandato, perché vi ho fatto vedere solo la sgorbia, però non c'è solo quella. Allora, innanzitutto, piegati e strapazzati, c'è il catalogo di tutti gli scalpelli e sgorbie da intaglio, e un altro catalogo, adesso vi faccio vedere cosa c'è. Poi c'è il mostro, è veramente enorme, e questa qua quanto prima la metterò all'opera, perché ho 2 o 3 cose da fare. Come sgorbia a sgrosso questa qua è uno spettacolo. Mi hanno mandato anche una pietra, delle forme particolari, fatta appunto per levigare e affilare qualsiasi tipo di scalpello con qualsiasi raggio di affilatura. Poi qua cosa c'è? Niente, carta, boh, buttiamo via questo. Andiamo a vedere qua, catalogo utensili e sgorbie per la tornitura, naturalmente, e qua c'è veramente qualsiasi cosa. E queste sono le sgorbie serie 55 per scultura, ci sono anche le cete e quant'altro, ci sono anche i coltelli da intaglio, che è l'altra mia passione. E a proposito di coltelli da intaglio, vi faccio vedere cosa mi ha mandato Marti di My Cheap Carving. Qui c'è la scatoletta, che io naturalmente ho già aperto per tirare via tutti i confetti di polistirolo che mi davano fastidio. Allora, cosa abbiamo qua? Qua abbiamo una bella scatoletta dove riporre i nostri coltelli con la calamita, il logo di Marti, e mi ha mandato questi 2 coltelli della serie Diamond, che dovrebbero essere fantastici. Poi qui mi ha mandato anche solo la lama, dopo appunto mi farò le guancette e farò il coltello, per un coltello da Whittling, si chiama in inglese, è in taglio per fare pupazzetti e quant'altro in legno. Poi mi ha mandato 2 campioni del Easy Board, che è uretano, è un prodotto chimico che ha le stesse caratteristiche di durezza del legno di tiglio, la stessa densità, e appunto dovrebbe essere più facile da intagliare. E qui mi ha mandato una serie di carte vetrate ad acqua per affilare gli scalpelli. Si parte di 1200, che è questa, poi si passa alla 1800, che è questa, per poi passare alla 4005 e infine alla 8000. Il mio supporto per affilare i coltelli ormai, soprattutto qui, ormai è arrivato a fine carriera, e allora gli ho chiesto se poteva mandarmi un po' di fogli di ricambio per tenere sempre i miei coltelli affilati a rasoio. Apriamo questa scatoletta infernale, se ce la faccio, se capisco come si apre. Ecco, vi faccio vedere la differenza con gli altri. Beh, intanto sono fatti in delle guancette
fighissime. Questo è il coltello che usavo prima, questo è il coltello nuovo. Come si può vedere è un po' più grosso, si tiene in mano molto meglio e ha la lama molto più robusta, molto più grande, e dovrebbe darmi la possibilità di lavorare con più precisione. Questa qua anche è leggermente più, anche quella sopra come potete vedere è leggermente più grande, però è più fina, e anche questa dovrebbe andare bene, sì, dovrebbe funzionare molto meglio. Non ci resta che provarli. Ottimo lavoro. Oh yeah! Approvati. Prima di salutarti ti ricordo che il 18, il 19 e il 20 ottobre io e alcuni altri maker saremo presenti alla Maker Faire. Se vuoi venire è un'ottima occasione per conoscerci faccia a faccia e non sempre davanti a uno schermo, nel tuo caso dietro nel mio. Mi raccomando, se non sei ancora iscritto iscriviti, spunta la campanella così rimarrai sempre aggiornato nell'uscita dei prossimi video. Ciao, alla prossima!